viviamo sentendo di non avere potere, perché siamo uno, siamo piccoli, siamo soli, magari non siamo persone particolarmente carismatiche. Però quello che ho imparato dalle donne prete è che una zanzara è molto piccola, ma quanto fastidio ti può dare la notte, ok? Bisogna essere zanzare. Ci stai andando? Ok, perfetto, va bene, vabbè, avremmo perso 5 minuti dell'altra, ma... Il mio vero nome è Giulia, quindi all'anagrafe sono Giulia Bianchi, però Nausicaa, quindi è un nome d'arte, perché per anni, quando ero più giovane, avevo scritto un romanzo dove la protagonista si chiamava Nausicaa. Questa Nausicaa faceva mille cose, fumava le sigarette, portava le camicie da uomo, eccetera. E io continuavo a scrivere di lei, ma per anni. E mi sono accorta solo molto più tardi che Nausicaa non era solo il personaggio di un romanzo che stavo scrivendo, ma era la donna che volevo diventare. Devo dire che nonostante sia una comunità piuttosto coesa, si parla di circa 300 donne oggi nel mondo, però le prime, le fondatrici sono ovviamente poche decine e si conoscono da tanti anni. Sono donne che hanno iniziato questa battaglia negli anni 60. La risposta davanti a questa domanda di essere fotografate all'inizio è stata molto diversa. C'erano delle donne che mi hanno invitato con grande entusiasmo e grande calore, mentre altre donne ho ricevuto quasi delle telefonate minatorie, specialmente dopo che avevano visto le prime foto che ho fatto e avevano visto che queste foto non rispecchiavano l'iconografia religiosa abituale. Diceva Don Milani, quando ne cantava un sacco alla chiesa negli anni 60, bisogna essere come i profeti, bisogna stare sul cazzo alle autorità, ma non facendo gesti di stupida ribellione, di ribellione adolescenziale, ma invece facendo un'organizzazione dal basso. Io in America sono rimasta folgorata e innamorata dei movimenti che vengono chiamati grassroots, i movimenti dal basso, quando le persone si mettono insieme per chiedere cambiamento all'interno invece di movimenti molto più grandi. Femminismo per me vuol dire che ogni essere umano, indipendentemente dal sesso, dall'età o dal colore, è un cittadino con diritti e con talenti che deve avere la libertà di esprimere. Siamo abituati a lavorare soli, ma questo è uno dei limiti più grandi, perché quando torniamo a casa spesso rimaniamo soli. Rimaniamo soli nel fare il nostro editing, rimaniamo soli, no? E magari tentiamo di poi mandare il prodotto finale. Difficilmente riusciamo a metterci insieme in maniera gratuita e generosa. Difficilmente aiutiamo fotografi più giovani, un po' non ne abbiamo il tempo, un po' li viviamo come competitori. Se vogliamo migliorare, quindi già solamente nella nostra piccola comunità lavorativa, dovremmo parlarci così tanto, dovremmo criticarci a volte, dovremmo discutere, dovremmo insegnarci. Io dovrei preoccuparmi di tutti quei fotografi più giovani che non riescono a ricevere un'educazione fotografica no, di alto livello.
E questa è la mia esperienza lavorativa, quindi fotografa da sola non va da nessuna parte, fotografa che si aiuta con altri, forse riesce a fare delle cose molto belle, dei libri, eccetera. Io penso che una foto sia buona e bella quando ci fa pensare molto, quando ci incanta per qualche motivo, perché è bello, perché ha dei lati belli, no? L'occhio rimane affascinato, ma anche dei lati misteriosi, enigmatici, però ci ferma il tempo, ci tiene con sé e ci chiede di pensare di più a qualcosa che noi credevamo di sapere, ma forse non sappiamo così bene. Quando una foto presenta l'opportunità di incontrare